Quando si parla di pesca spinning e di esche artificiali, molto spesso viene fuori la fatidica domanda: è meglio un'esca artificiale originale, magari costosa, oppure è meglio orientarci verso un'imitazione, un'alternativa low cost, chiameremo noi? È solo una differenza di prezzo, oppure ci sono delle caratteristiche reali, sostanziali tra un'esca che potrebbe essere definita un'imitazione e un'esca originale? In questo video analizziamo insieme quali sono i pro e i contro di ogni singola scelta, motivandoli e facendoli comprendere anche a chi magari da poco si sta avvicinando nella pesca a spinning e cerca delle informazioni per meglio capire e orientarsi nella scelta. Partiamo insieme dopo la sigla. Andiamo. Come solitamente facciamo qui su Planet Spin Fishing, ho realizzato una serie di slide, delle immagini, per meglio far comprendere l'argomento di cui trattiamo oggi. Quindi analizziamo insieme tutti i pro, i contro, le caratteristiche di una scelta e dell'altra e nella parte finale vi do anche le mie considerazioni. Allora, partiamo con la prima slide. Perché le esche originali costano di più? Diciamo che ci sono tanti punti che caratterizzano un costo maggiore e li analizziamo insieme. Diciamo che ogni esca originale nasce principalmente dalla progettazione, ovvero in alcuni brand, soprattutto i brand più famosi, i brand più importanti, c'è un'area dell'azienda che si occupa di progettazione e sviluppo di nuove idee, quindi si parte da un concetto per poi fare una serie di prototipi e immettere sul mercato alla fine di un processo, a volte che può durare anche mesi o anni, un prodotto per andare ecco in una specifica nicchia di mercato con delle caratteristiche specifiche. Quindi ogni esca nasce da uno studio della forma, dell'assetto, delle vibrazioni, il movimento in acqua. Inoltre è necessario fare anche dei test reali, quindi fare una prototipazione e poi andare a provarli per vedere se il progetto ha una reale efficacia. Inoltre c'è da considerare che molto spesso le esche originali costano di più perché dovrebbero utilizzare materiali migliori, sia nel corpo dell'esca artificiale, che può essere un jig, un'esca in plastica, un'esca quindi metallica, un'esca in gomma, un'esca siliconica, e quindi utilizzando prodotti migliori a livello di qualità dovremmo avere un prodotto che ha una durata maggiore e una resistenza maggiore anche per il discorso della verniciatura, delle ancorette, degli anellini, del sistema interno all'esca, quindi dell'armatura. Inoltre le esche originali, grazie proprio alla progettazione, hanno una distribuzione dei pesi interni, un bilanciamento diremmo noi, migliore, che assicurano un nuoto, una stabilità e una distanza di lancio maggiore rispetto ad altri e quindi in questo caso alla fine del processo di progettazione c'è il controllo di qualità dove ogni dettaglio conta e deve rispettare specifiche esigenze diciamo monitorate dalla casa madre. Quindi in conclusione quando si compra un'esca originale non si paga solo la forma, ma si paga anche il progetto, il test, i materiali e la sicurezza che quella esca artificiale faccia davvero il suo lavoro. Il secondo punto che andiamo ad analizzare insieme è perché i cloni attirano così tanto, ovvero quali sono i pro delle esche artificiali comunemente chiamate come cloni. Analizziamo insieme anche questo aspetto. La prima cosa è il prezzo, quindi un prezzo più basso
il pescatore, soprattutto che agli inizi, ha meno paura di perderli e c'è più possibilità di fare delle prove. Ecco perché molti pescatori li scelgono, quindi nello stesso budget si permette al pescatore di acquistare più esche, c'è meno paura di perderle e quindi si pesca con psicologicamente più rilassati, diciamo così. C'è la possibilità di fare più prove acquistando più colori della stessa esca, quindi con una spesa ridotta si possono testare forme, misure e colorazioni differenti. Sono utili le esche clone negli spot difficili, magari per esplorare delle foci, dei porti e delle scogliere dove il rischio di perdere l'esca artificiale è alto. Tuttavia, queste esche artificiali, quindi i cloni, possono comunque catturare perché dobbiamo capire che il pesce non va a vedere la marca, il brand dell'esca artificiale che gli nuota davanti, ma unicamente l'esca artificiale deve muovere bene, deve emettere delle vibrazioni e deve simularlo dal punto di vista magari delle forme e dei dettagli perché va a intercettare qualcosa che lui sta cercando in quel determinato momento. Un'ultima cosa, la qualità. Il vantaggio economico è reale, ma non tutti i cloni offrono lo stesso nuoto e gli stessi materiali, quindi con la stessa affidabilità. In conclusione, il clone piace perché fa risparmiare, a volte anche tanto, e permette di fare più prove, ma va scelto con attenzione, perché non sempre ciò che sembra uguale fuori, quindi esteticamente, si comporta allo stesso modo in acqua. E facciamo attenzione perché quest'ultimo dettaglio, la qualità, è davvero importante. In questa slide andiamo a analizzare qual è il problema principale dell'acquisto del clone. Non è il clone in sé, ma la qualità. Due esche, come dicevo prima, possono sembrare uguali fuori, ma comportarsi allo stesso modo in acqua. La differenza la fanno la costruzione, il bilanciamento interno, le caratteristiche di quello che è un po' la ferramenta, abbiamo chiamato, ma sono gli anellini, le ancorette, il sistema interno dell'armatura e quindi un aspetto simile non vuol dire che ha lo stesso rendimento in termini di efficacia e soprattutto nelle catture. Bisogna sempre testare l'esca artificiale in acqua per capire l'effettiva lanciabilità, il bilanciamento interno e quindi anche il comportamento durante diverse condizioni meteomarine, oltre al mare calmo, anche quello mosso o molto mosso. Inoltre c'è sempre da valutare il nuoto effettivo in acqua. Ultimo, ma non per questo meno importante, sulle esche artificiali viene effettuato un controllo di qualità e è necessario fare un controllo anche sul sistema utilizzato per la verniciatura, per le palette e dettagli costruttivi che implicano all'esca artificiale una maggiore durata e resistenza nel tempo o nei confronti di prede molto importanti come taglia che possono sempre capitare nelle nostre battute di pesca. In conclusione, il punto non è se l'esca è un clone o un originale. Il vero nodo, il vero bando della matassa, è capire se quello artificiale è costruito bene e lavora davvero come dovrebbe, anche acquistando dei cloni nello stesso shop o shop online che dir si voglia. Molto spesso mi è capitato che due modelli uguali anche come colorazioni, uno notava bene e l'altro notava male, quindi in alcuni casi il controllo qualità, che è un po' la fase finale del progetto di produzione di un'esca artificiale, magari non è stata effettuata bene, ci sono dei problemi costruttivi che noi ce ne accorgiamo soltanto durante l'effettivo utilizzo. Proprio per questo, la prossima slide ci dice
Dove si vede davvero la differenza tra l'esca originale e il clone? Come vi dicevo prima, emerge spesso quando ci sono le prove reali che noi facciamo in pesca e soprattutto quando ci sono condizioni, chiamiamole meteo-marine difficili, ovvero in condizioni di mare formato, con onda e acqua mossa, un'esca ben progettata mantiene meglio l'assetto e la stabilità. Durante le condizioni di vento contrario, per esempio, alcune esche artificiali non riescono a raggiungere delle distanze di lancio ottimali per svolgere la nostra azione di pesca e quindi il bilanciamento interno della pesistica fa la differenza. In presenza di forte corrente, per esempio nelle foci, un artificiale valido lavora meglio e sbandando meno. Ovviamente, un piccolo appunto che faccio in questo senso, dipende anche dall'esca artificiale che noi utilizziamo, perché ci sono alcune che o originali o cloni sono realizzate per coprire specifiche esigenze di pesca e quindi hanno meno la paletta, sono meno pesanti, sono più o meno lunghe e quindi ecco sono destinate anche a determinate condizioni di utilizzo per le diverse condizioni marine oppure per specifici predatori, prediligendo un recupero particolare che può essere da quello lento a quello lineare, a quello stop and go, a quello veloce, a quello cercato e quindi dipende anche dall'esca che scegliamo fondamentalmente. Alcune esche artificiali sono ideali per pesci un po' più apatici, invece altri sono ideali magari emettendo particolari vibrazioni quando i pesci sono un po' più attivi. Per quanto riguarda le esche artificiali, ci sono anche degli altri video che io ho realizzato sul canale. Vi invito a visualizzare per farvi ecco, una cultura a 360 gradi di quale potrebbe essere la scelta ideale nelle diverse condizioni di pesca. In conclusione di questa slide, più le condizioni sono difficili, più emergono le differenze vere. Il controllo, l'affidabilità e la precisione dell'esca possono cambiare il risultato finale, ovviamente in termini di efficacia in pesca. Nella prossima slide analizziamo un fattore davvero importante, ovvero quello del fattore fiducia. Qui vorrei fare ecco, una piccola premessa perché molto spesso noi compriamo un'esca artificiale o perché siamo attratti dalle forme, dalle colorazioni e quindi immaginiamo che potrebbe essere ideale per le nostre battute di pesca o le nostre situazioni, i nostri predatori, però molto spesso tendiamo ad acquistare delle esche perché magari vediamo anche sui social che hanno funzionato con altri pescatori e quindi vedendo che quell'esca ha portato delle catture andiamo un po' a fiducia di quello che magari che ce l'ha presentata e quindi le utilizziamo maggiormente. Proprio utilizzandole maggiormente magari capita in percentuale che noi abbiamo delle catture, abbiamo degli inseguimenti, abbiamo degli strike e quindi anche noi ci affidiamo a quell'esca artificiale ed è molto importante il fattore fiducia nelle nostre battute di pesca perché conta davvero tanto. Se tu credi in un artificiale, lo usi meglio, insisti di più e lo fai lavorare nel modo giusto, quindi peschi con maggior convinzione credendo in quell'esca artificiale, utilizzandolo con maggior tempo, quindi con costanza nelle proprie uscite, riesci anche ad effettuare dei recuperi diversi e trovare quello ideale per quella situazione specifica. Quindi fai un recupero più preciso, pescare bene ti aiuta a capire quanto forte devi fare la cercata, la variazione di velocità e effettua anche meno cambi inutili durante le tue battute di pesca perché molto spesso perdiamo tempo a cambiare esca artificiale oppure utilizziamo esche che in quel preciso momento non
riescono a coprire le nostre specifiche esigenze, non ci fanno lavorare bene nella colonna d'acqua e quindi ecco riesci a leggere meglio lo spot con un'esca con cui tu hai maggior fiducia. Un'esca di fiducia, attenzione, può essere sia un'esca originale, ma anche una copia, un clone. Quindi questa slide non è a favore o contro gli originali o i cloni, ma è soltanto un consiglio importante che io vi do per quanto riguarda le esche artificiali generiche. Quindi utilizzare poche esche artificiali nelle nostre battute di pesca ci aiuta a pescare meglio e conta molto spesso anche la testa perché la fiducia migliora la pazienza, la costanza e la qualità del nostro approccio nella pesca a spinning moderna, che io dico sempre è anche una disciplina di pesca. L'approccio mentale fa tantissimo. In conclusione, l'esca migliore non è sempre quella più costosa, ma è quella che conosci meglio e sai usare meglio in quel momento giusto e ti dà fiducia quando conta davvero. Che cosa succede quando noi effettuiamo la nostra cattura? La prossima volta che noi andiamo in quello spot, qual è l'esca artificiale che noi utilizziamo per prima? Ovviamente quella con cui abbiamo catturato la volta scorsa e quindi si attiva quel circuito di fiducia che ci aiuta a pescare meglio con maggior convinzione con l'approccio giusto. Oltre a questi aspetti tecnici oppure di scelte personali, volevo porre l'attenzione su un problema che potremmo definire anche etico. Vediamo nel dettaglio questa slide. Dobbiamo sapere che dietro un'esca artificiale, dietro il progetto originale di un'esca artificiale, c'è spesso una fase di studio, si parte da un'idea, c'è un tempo di sperimentazione, di prototipazione e quindi c'è un investimento importante che le aziende, brand importanti del settore devono contestualizzare nell'ambito della creazione. Dobbiamo sapere che creare un'esca artificiale è molto più semplice che progettarla e sperimentarla da zero. Quindi, in conclusione, che cosa voglio dire? Che un'esca originale nasce dallo studio, ci sono delle idee, dei prototipi, bisogna fare tante prove per arrivare poi sul mercato con un prodotto efficace. Quindi la serie di test e dei prototipi può durare anche diverse settimane, diversi mesi, diversi anni perché aziende serie li testano direttamente sul campo per valutarne poi l'effettiva efficacia ed eventualmente fare delle correzioni e continui miglioramenti anche nel corso della progettazione stessa. Tante aziende investono in sviluppo per creare delle forme nuove, del bilanciamento interno capace di far raggiungere all'esca magari distanze anche in condizioni meteo-marine particolari e c'è un vero lavoro progettuale. Copiare un'esca invece come contro rispetto all'originale è molto più semplice perché si salta tutta questa serie di prove e di test, questo investimento e si va direttamente sul prodotto finito, lo si apre e lo si copia il più possibile per ecco, presentare un progetto simile ma saltando tutta questa fase di test. Quindi che cosa possiamo fare noi? Personalmente possiamo scegliere di orientarci verso i brand importanti e esche originali per sostenere anche chi investe in questo settore. Scegliere un'esca originale significa premiare chi investe tempo e denaro e competenze, soprattutto nell'innovazione. Mentre ecco, di contro abbiamo che le aziende che clonano, che si limitano a clonare queste tipologie di esche, invece riescono a fare arrivare sul mercato un prodotto però
ovvi motivi a costi molto più contenuti, pur molto spesso garantendo la stessa qualità, la stessa efficacia, ma è questo il punto principale, quindi dobbiamo fare una scelta consapevole, diciamo, non si tratta assolutamente di fare la morale a nessuno, però ecco, con questo video cerco di far conoscere cosa c'è dietro un prodotto e magari aiutare a scegliere il consumatore, il pescatore con maggior consapevolezza. Quindi io personalmente molto spesso premio le creazioni più originali, soprattutto se sono aziende made in Italy, perché so per certo che dietro c'è uno studio importante. Tuttavia, quello che noto purtroppo è che per ovvi motivi i prezzi davvero scoraggiano anche e soprattutto chi è agli inizi, perché si trova poi ad effettuare delle spese che molto spesso vanno ben oltre quello che è il proprio budget a disposizione. In conclusione, comprare un'esca originale non significa pagare unicamente il marchio, il brand, ma spesso significa riconoscere il valore di un'idea, di un progetto e soprattutto chi lo ha sviluppato. In questa ulteriore slide facciamo un'analisi di quando può avere senso usare un clone rispetto a un'esca originale, soprattutto negli spot ad alto rischio dove c'è possibilità di perdere purtroppo la nostra esca artificiale e quindi di incagliare e quindi usare un prodotto clone, un prodotto low cost ci riduce la paura, ecco, e ci salvaguarda anche un po' il nostro portafoglio. Usare un'esca clone ha un senso quando noi vogliamo testare diverse forme e diverse misure, magari o diverse colorazioni della stessa esca artificiale e abbiamo purtroppo un budget limitato, soprattutto per chi agli inizi i cloni permettono di fare esperienza e acquistare più esche con la stessa spesa. Possiamo utilizzarle comunque con efficacia verso pesci non troppo selettivi, quindi se un'esca artificiale funziona, se c'è attività predatoria, che sia originale o clone, per i pesci non fa alcuna differenza. E inoltre possiamo fare una nostra piccola scorta di esche artificiali per avere, ecco, quella sicurezza di non restare mai a corto di esche artificiali. E in conclusione, il clone non è sempre la scelta migliore, ma può essere la scelta giusta nel momento giusto, soprattutto per far esplorare e per far fare pratica e prove in spot ad alto rischio di incaglio. Analizziamo anche il rovescio della medaglia, ovvero quando conviene scegliere l'esca originale. Facciamo una piccola premessa. L'esca originale dà il meglio di sé quando servono precisione e affidabilità e abbiamo poche chance di arrivare all'obiettivo, quindi alla cattura, e quindi lo utilizzeremo principalmente nelle situazioni più tecniche. Ovviamente dipende anche dall'esca e dalle condizioni in cui lo usiamo, non è soltanto pescare con un originale o con un clone che ci fa la differenza in pesca, questo l'abbiamo già assodato. Però ecco, se noi dobbiamo fare una pesca molto tecnica, dobbiamo fare dei recuperi precisi, dobbiamo andare nella sicurezza di avere la massima performance durante l'utilizzo, scegliamo un'esca originale perché dovrebbe rispondere in modo migliore. Siamo magari in presenza di pesci difficili, apatici, sospettosi, vanno a analizzare il nuoto, ci servono vibrazioni particolari o assetti che possono fare la differenza. Un'esca originale del meglio di sé, l'abbiamo detto, dipende dall'esca, ma soprattutto se è originale riesce con determinate condizioni e caratteristiche di forme e dimensioni a mantenere meglio l'onda, la corrente. Un artificiale ben progettato, lo sappiamo, mantiene meglio la stabilità e ci dà funzioni di controllo maggiore durante l'azione di pesca vera e propria. Ci sono tante esche originali che hanno dato un boost particolare nella progettazione di esche capaci di raggiungere distanze maggiori rispetto alla concorrenza e quindi molte esche originali hanno un bilanciamento interno della
pesistica, del sistema di pesi interno, che riesce a raggiungere più distanza di lancio con più precisione anche con vento contrario. L'affidabilità di un'esca originale è dettata anche dalla cosiddetta ferramenta, quindi ancorette, anellini altoresistenziali, che ci assicurano una presa efficace durante il combattimento con pesci di grossa mole o una durata maggiore nel tempo diciamo, di tutto il sistema. Diciamo che in occasioni particolari come l'alba, il tramonto o finestre molto brevi, andare a pesca, utilizzare un'esca artificiale originale può fare la differenza in pesca, perché ci fa pescare con maggior fiducia. Quindi in conclusione, quando la pesca si fa più tecnica e le occasioni sono poche, l'originale spesso ripaga l'investimento, abbiamo più controllo, più sicurezza nel movimento, e questo ci viene a favore in termini di catture. Passiamo adesso alle conclusioni finali, a posteriori di questa nostra chiacchierata. Quali sono le mie opinioni in merito? Ve le condivido con questa ultima slide. Allora, facciamo una premessa. Anche in questo caso, tra esche originali e cloni, secondo me non esiste una risposta assoluta. La scelta giusta dipende dalla situazione, dall'obiettivo e dalla reale qualità dell'esca artificiale. Quindi, regola numero uno: non esiste nessuna regola assoluta. Molto spesso è nel pescatore la scelta di utilizzare una o l'altra, quindi artificiale originale o clone, a fare la differenza in termini di catture, e quindi è molto importante capire quando e come usarli, non cosa ci si aspetta davvero. Molto spesso conta la qualità, non basta che un'esca costi poco o somigli all'originale, ma conta la costruzione, il bilanciamento interno, la ferramenta e le finiture. Il clone ha il suo spazio, può essere utile in spot rischiosi per fare delle prove, per testare dei colori o iniziare con un budget più contenuto. Invece l'esca originale ci dà una sicurezza in più, dovrebbe darci un'efficacia maggiore durante l'azione di pesca, però dipende molto da come anche lo utilizziamo, no? In occasioni quando abbiamo pesci difficili, pescare con esca originale ci dà maggior fiducia, ed è proprio questa, la fiducia nell'esca artificiale, che conta davvero, e come e quanto siamo confidenti di utilizzare bene un'esca artificiale nel giusto momento. Quindi, in conclusione, resta sempre a noi testare sia l'esca originale che il clone in acqua, e come si comporta sul lancio e sul recupero. E questa è la vera prova che fa di un'esca artificiale o clone o originale un'esca vincente. La conclusione è molto semplice. È meglio fare poche scelte con un giusto criterio che comprarne tante a caso. La cosa che possiamo fare, che è un po' il mio consiglio, è di provare, confrontare e costruire con le nostre esperienze esche artificiali che ci danno maggior fiducia in acqua nelle nostre battute di pesca. Ringrazio tutti voi per la visione di questo video. Commentate facendomi sapere la vostra opinione in merito, e non dimenticate di iscrivervi al canale se vi fa piacere restare aggiornati con i prossimi contenuti che ho in programma. Noi ci vediamo al prossimo video, sempre su Planet Spin Fishing. Ciao ragazzi, alla prossima!